Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Red. L'argomento del video di oggi è BMW F900 XR 2025. Il pretesto, come per ogni altra novità svelata alla fine del 2025, è l'arrivo dell'Euro 5+. In questo caso BMW ha sfruttato la nuova normativa anti-inquinamento per aggiornare colori e dotazione tecnica, andando incontro a quelle che alla fine erano un po' le richieste del mercato. Pur assolutamente riconoscibile e apparentemente uguale a se stessa, la F900 XR ha in realtà ricevuto un piccolo maquillage, dando peraltro un colpo alla sportività e un colpo alla comfort, perché se è vero che l'area posteriore è più corta, più compatta, più sportiva, è altrettanto vero che la parte anteriore guadagna maggiore protettività grazie ai deflettori qui al lato del cupolino, un cupolino diverso, e ai paramani di serie. Nessuna novità meccanica per quanto riguarda il motore. Il bicilindrico parallelo conferma infatti tutti i suoi dati fondamentali: 895 cm3, 105 cavalli a 8500 giri e 93 Nm a 6750 giri. Una cosa nuova però c'è, oltre all'omologazione ovviamente. BMW ha lavorato sulla risposta al gas per rendere il motore più reattivo alle sollecitazioni del polso destro, lavoro effettuato soprattutto nel Riding Mode Dynamic. Più interessanti in realtà le novità che riguardano la ciclistica, prima di tutto perché quando scende il peso è sempre una buona cosa, e sull'XR il peso è sceso di 3 kg, di cui 1,8 concentrati sulle ruote. Facile capire che la BMW punti quindi ad essere più agile, più reattiva anche nella guida. Il resto del risparmio di peso, ora siamo a 216 kg in ordine di marcia, arriva dalla batteria più leggera di quasi 1 kg, 0,8 esattamente. Altro importante aggiornamento ciclistico riguarda la forcella, che finalmente guadagna i registri idraulici e di precarico, i primi regolabili anche senza attrezzi. Una soluzione questa della nuova forcella che sono curioso di verificare, perché la forcella poco sostenuta e non regolabile era un po' il punto debole della precedente versione della F900 XR. Tra le cose da segnalare anche l'ABS Pro e i fari LED con funzione cornering e le manopole riscaldabili, che sono tutti di serie. Il prezzo di partenza? Devo dire che è davvero un prezzo poco BMW, si parte da 12.295 euro, tuttavia la moto che abbiamo in prova è praticamente una moto full optional e il prezzo quindi sale a 14.110 euro. Ok, siamo in sella alla F900 XR, vediamo cosa ci si trova davanti quando si sale sulla rinnovata crossover BMW. Innanzitutto diciamo il punto di comando è molto simile a quello della vecchia, anzi direi uguale. C'è la presa USB-C sulla destra, la strumentazione è quella da 6,5 pollici classica di BMW. Ovviamente con il tasto dei menu si può accedere alle varie configurazioni e anche cambiare il tipo di strumentazione con quella Sport, che ti dà anche il livello di intervento del controllo di trazione, pressione sul freno e angoli di piega. Torniamo alla strumentazione tradizionale, diciamo, eccola qua. Premendo in su sulla fascia in alto vedete che cambiano i numerini e quindi si hanno tutte le informazioni che servono durante il viaggio. Strumentazione BMW sempre di gran livello, devo dire, si legge sempre bene, non è mai difficile leggerla anche quando c'è il sole, e con le informazioni che servono nei posti che servono sempre chiari e leggibili. E il joystick proverbiale, qui non c'è il menu a panino come la GS, joystick proverbiale che riesce a gestire tutto. Mappature si cambiano con il pulsante Mode sul manubrio, sono 4: Rain, Road e Dynamic. Andando all'interno della configurazione ovviamente si può anche impostarsi le varie mappature. Come potete vedere qui ce n'è anche la Dynamic Pro, che però si può attivare e poi vederla sul menu. Si possono quindi accendere o spegnere le mappature che si vogliono vedere, a cui bisogna accedere molto rapidamente dal nostro menu, dal nostro tasto mode. Adesso che ho attivato la Dynamic Pro, come potete vedere comparirà in alto un'opzione in più. Sono sempre 4 comunque quelle che si possono vedere, quindi nel caso di moto con più mappature, quindi Enduro Pro, ne potete attivare 4 e spegnere le altre. Questo è il tasto delle regolazioni delle sospensioni ESA, che funziona come sappiamo solo al posteriore. All'anteriore la novità è la forcella regolabile, che in questo caso ha le farfalline, quindi tipico delle forcelle anche Showa, che consente di regolare ritorno e compressione
in modo senza attrezzi praticamente, mentre per regolare il precarico serve ovviamente la chiave. Come dicevo, l'ESA funziona solo sull'ammortizzatore posteriore, che si può scegliere 2 mappature, Dynamic o Road, e addirittura poi cambiare se no il tipo di carico, quindi si può anche decidere di scegliere il livello di precarico, che può essere quindi pilota da solo più bagagli, coppia. Più o meno questo è tutto quello che si vede dalla BMW. La novità, ripeto, è la forcella regolabile, che prima non era presente e che va un po' a ovviare a quello che era un po' il limite della F900 XR. Andiamo a provarcela e vediamo un po' come va. Prova quasi finita della F900 XR edizione 2025, andiamo con ordine perché qualcosina da dire su questa moto c'è. È una moto che vi ricorderete è stata protagonista anche della nostra comparativa nel 2023 delle crossover e probabilmente tornerà a essere protagonista di un'altra comparativa molto presto insieme alle sue concorrenti naturali, ma l'evoluzione che BMW ha voluto dare a questa moto va secondo me nella direzione giusta, perché è una moto che resta sempre, diciamo, a livello di sospensioni sul lato confortevole, però la forcella era un po' il punto debole della moto, l'avevamo detto anche durante la comparativa, una forcella che non segue quanto fatto dal mono quando tu vai a irrigidire le sospensioni con il Dynamic ESA, che qui è presente, quindi vai magari a dare più precarico, quindi per cercare di avere più sostegno, più rigidità, la forcella non regolabile della precedente versione non riusciva, diciamo, a seguire un po' l'assetto. In questo caso invece con la nuova forcella regolabile, anche senza giocare troppo con le regolazioni, già l'assetto di partenza ho trovato più bilanciato. Nel senso che la moto adesso resta un pochino più parallela al terreno, accusa meno affondamenti repentini, c'è un po' di velocità. Premetto che io non sono uno che va molto aggressivo sui freni, quindi una forcella che affonda un po' rapidamente a me non dà fastidio, però più che altro avevo trovato un po' un ritorno molto rapido che sono andato a sistemare al volo con la farfallina che c'è in testa alla forcella, chiudendo 4 clic di ritorno. La forcella, diciamo, è abbastanza sensibile, magari non bisogna dargli un clic solo ma più di uno, però insomma effettivamente poi si è un po' rallentato e mi è sembrata subito meglio. Sono partito subito dalla ciclistica perché secondo me ovviamente è la parte in cui la F900 XR è più cambiata, perché anche il cambio delle ruote ovviamente con 1,8 kg in meno è come passare da ruote normali a ruote forgiate praticamente, ha portato dei benefici a livello di dinamismo di guida, di velocità, a livello di ingresso curva, cambi di direzione, quindi è una moto che è diventata un pochino più affilata nel momento che si va a guidare di spinta. Dicevo, la moto resta bella parallela al terreno, quando cominci a spingere davvero e a questo punto la forcella riesce a consentirtelo, forse ecco io ingannerei un po' il mono andando a precaricare un pochino, mettendo il setting persona più borse. Questo consente di alzare un po' più il retrotreno, di appuntire un pochino l'avantreno, di essere ancora più rapidi, perché la moto altrimenti resta un filino seduta. Però tutto sommato devo dire che la ciclistica questo giro mi è piaciuta. Già che sto parlando di ciclistica parlo anche di freni. Bene l'anteriore, mi è piaciuto come bite, come punto di pressione, leva regolabile, insomma mi piace. Il posteriore, riporto quello che avevo rilevato ancora una volta quando avevamo fatto la comparativa: la corsa a vuoto è troppo lunga e il punto di pressione è un po' troppo in basso, e quindi per me è un pochino fastidioso, perché è una delle cose che avrei voluto fossero migliorate della F900 XR. Motore invece è rimasto sostanzialmente invariato, però come ho rilevato anche quando ho provato la F900R, questo 900 in edizione Euro 5+, in realtà ha fatto dei passi avanti, perché sono state ridefinite anche le mappature dei riding mode, quindi nello specifico della mappa dynamic, dove c'è più grinta nella prima risposta, non c'è un off assolutamente, ma adesso il motore risponde in modo più deciso, c'è più una connessione più diretta gas-ruota rispetto a prima, c'è un pochino tutto meno filtrato, il che fa guadagnare un po' di carattere al motore bicilindrico con fasatura 270 e migliora un po' il temperamento, diciamo, sportivo, cosa che
come ricorderete avevamo un po' segnalato, cioè la F900 XR fa tutto bene ma mancava un pochino di carattere. Ecco, secondo me adesso nella mappa Dynamic quel carattere è arrivato. Niente di esagerato, però devo dire c'è quella pochino di verve in più che non fa male, anche perché adesso, ripeto, con la ciclistica, con la forcella, che si vede che è una forcella insomma di livello superiore rispetto a quella precedente, con i cerchi più leggeri c'è più dinamismo, se c'è anche un pochino più di motore, capite che la moto si sposta nella direzione della sportività. Motore che è davvero molto elastico, scende fino a 2000 giri senza sbattere, senza recalcitrare, e in questo BMW sappiamo essere maestra. Ha un bel sotto, soprattutto adesso con la mappa dinamica, e anche un buon allungo, anche se sopra i 6500 giri arrivano vibrazioni, manubrio pedane, insomma una cosa che si sente che il bicilindrico sta pompando. Regimi che peraltro però quando si va a velocità costante non si raggiungono più di tanto, perché a 130 all'ora questa moto fa 5000 giri. Continuo col motore e parlo del cambio, che ho ritrovato un po' uguale insomma a se stesso a quanto avevamo trovato anche nelle altre volte che abbiamo provato la F900 XR, un po' contrastato, soprattutto in scalata. La folle ogni tanto fai un po' fatica a trovarla, devi passare dalla seconda, dalla prima fai un po' fatica, però quando lo usi con la frizione il cambio va molto bene, e i tempi di taglio del quick shifter secondo me sono interessanti, molto, molto validi. Però in scalata insomma fai fatica un po' a capire quando innesti bene la marcia. Ergonomia valida, non è cambiato nulla sostanzialmente rispetto a prima, bene il cupolino regolabile con una mano sola. A livello di protezione aerodinamica niente male, devo dire, col cupolino che anche in posizione abbassata secondo me protegge bene per uno della mia altezza, quindi più o meno 1,71 m. Quando lo vai ad alzare la protezione è valida, è abbastanza largo anche nella parte alta, quindi anche le spalle restano protette, e questi due baffetti che sono stati aggiunti alla carenatura effettivamente un po' di aria dal busto te la tolgono. Grande aiuto stamattina che faceva freddo, i paramani che ormai sono di serie. Un'altra cosa che avrei voluto vedere cambiata è la sella, perché in questa configurazione, che è la configurazione standard, è veramente molto rigida, ha uno schiumato molto rigido, molto sportivo. Capirei una sella così su la configurazione sport di questa moto, che peraltro ha anche il cupolino corto, ma su questa moto che nasce per viaggiare, per cui peraltro questi piccoli deflettori che sono stati aggiunti hanno migliorato anche la protezione aerodinamica. Ecco, qui magari vorrei una sella un pochino più comoda. Esiste la sella comfort, la potete prendere come optional, però forse per me dovrebbe essere un equipaggiamento diciamo standard. Parlando ancora di sospensioni, aggiungo che l'ESA mi è piaciuto perché nelle due definizioni Road e Dynamic funziona bene, sono abbastanza separate, resta sempre un pochino dalla parte del comfort, quindi c'è una morbidezza di base di lavoro delle sospensioni che mi piace. L'unica cosa che devo segnalare è che quando arriva la botta secca, quindi alle alte velocità, altissime velocità, il mono rimanda un pochino i colpi e quindi fa un pochino più fatica ad assorbire il colpo rapido, quello della buca, quello del tombino. Che dire quindi della F900 XR? Resta fedele al progetto originario delle XR, quindi è veramente la sorella piccola della S1000 XR, soprattutto per quello che riguarda la dinamica di guida, che si è velocizzata, si è appuntita, si è affilata. In questa configurazione, come potete vedere, è gommata Michelin Road 6 GT, il che lo trovo un abbinamento un po' curioso, perché non è una moto da 250 kg, quindi hanno messo una gomma con una tela supplementare, e che è quella destinata a equipaggiare per esempio le RT, però ne ho provata un'altra con le Continental Road Attack 4 e devo dire che mi è piaciuta molto. Anche questa devo dire che lavora bene con questo tipo di gomme, c'è un po' di velocità in più sul Michelin anteriore, ma un effetto lift up lievemente superiore quando si entra con il freno in mano in curva. Però sono ovviamente gusti personali. Quindi la F900 XR tiene un po' fede al progetto originario, ha avuto l'upgrade che forse era necessario fare, soprattutto a livello di protezione aerodinamica, soprattutto per andarsela a giocare con le nuove competitor che sono arrivate sul mercato, vedi Tiger Sport 800 e la nuova Tracer. Quindi cosa dire della F900 XR, che devo dire che insomma tiene nome
nome XR, insomma, è veramente la piccola sorella della S1000 XR, si è posizionata leggermente in modo più sportivo e dinamico a livello di ciclistica, resta comunque una moto con cui si possono fare dei grandi viaggi, cose da migliorare sicuramente la corsa della leva del freno e la sella che io vorrei assolutamente un pochino più morbida. Più o meno è tutto quello che mi sono segnato qui dalla prima presa di contatto della BMW F900 XR qua nei dintorni di Roma. È stata veramente una presa di contatto perché è una giornata un po' sincopata, abbiamo provato anche la R, troverete il video sul canale, quindi di strada l'abbiamo fatta, di curve ne abbiamo fatte, giusto per avere le prime impressioni, poi torneremo sicuramente a parlare di questa moto perché vedrete che sarà protagonista di qualche altra comparativa. Per me è veramente tutto, è ora di tornare a casa, mi raccomando iscrivetevi al canale, qua sotto nei commenti vi aspetto, ci sarà ovviamente sempre un po' da discutere, da parlare, da chiacchierare, perché i nostri commenti sono un po' come il bar sport e quindi sono anche divertenti da leggere e parlare con voi insomma è sempre anche istruttivo in un certo senso. Io vi rimando al prossimo video e direi che è tutto, ciao!